Guardate qui, potreste pensare di trovarvi nella contea del Signore degli Anelli, colline verdi, porticine in pietra, tetti d'erba che affiorano dal suolo come piccole gobbe di terra, ma non siamo in Nuova Zelanda e questa non è la scenografia di un film. Siamo in Basilicata, a Pietragalla, dove la magia vera è sempre stata nascosta sottoterra e la storia che queste strutture raccontano è più antica e più umana di qualsiasi fantasia. Pietragalla è un borgo medievale a 839 metri di quota, arroccato sul versante di un colle nel cuore della Basilicata. Il nome, secondo una delle ipotesi più accreditate, deriva proprio dal colore del tufo locale, la pietra gialla, anche se gli storici non hanno ancora chiuso il dibattito su questo tema. Per secoli la vita di questo paese ha ruotato intorno alla vigna e i contadini di Pietragalla si sono trovati davanti a un problema concreto. Come trasformare l'uva in vino senza che il caldo estivo rovinasse il mosto? Serviva un luogo fresco, vicino ai campi, con una temperatura stabile. Senza frigoriferi, senza tecnologia industriale, la risposta è venuta dalla roccia stessa. E quella risposta ha un nome: i palmenti. I palmenti non sono né case né grotte naturali, sono circa 220 strutture, semi-ipogee, costruite a partire dall'800 che formano il parco urbano dei palmenti. In pratica un quartiere del vino a cielo aperto, unico nel suo genere in Italia. Appena entri in una di queste strutture l'aria cambia, la roccia arenaria spessa mantiene una temperatura costante tutto l'anno, fresca d'estate, mai gelida d'inverno. I tetti ricoperti d'erba non erano un dettaglio decorativo, erano un isolante termico naturale, un cappotto vegetale che proteggeva l'interno dalle escursioni di temperatura. Una volta terminata la fermentazione, il vino veniva portato a dorso d'uomo nelle cantine del centro storico scavate nella roccia, nella parte alta del paese. Riuscite a immaginare la fatica, lo sforzo di scavare quella roccia centimetro per centimetro, il profumo del mosto che si diffondeva tra le colline, le voci della comunità che si ritrovava qui ogni vendemmia. I palmenti non erano solo luoghi di produzione, erano la piazza agricola del paese, il posto dove ci si scambiava manodopera, consigli e racconti. Oggi i palmenti non producono più vino. L'ultimo fu abbandonato negli anni 60 del Novecento, con l'avvento della vinificazione moderna, ma non hanno perso la loro anima. Grazie a un recupero attento, il parco è diventato un museo vivente. Il FAI li ha inclusi tra i luoghi del cuore. Qui infatti si organizzano eventi, visite guidate, spettacoli all'aperto. E camminare tra queste collinette d'erba, entrare in una di queste stanze di pietra, è un'esperienza che non si dimentica facilmente. A pochi passi c'è il borgo, con il palazzo ducale, la chiesa madre e i vicoli medievali, altri strati di una storia che aspetta solo di essere letta e vissuta. From the Yellowstone she rises. Dai palmenti di Pietragalla è possibile anche vedere il lago di Acerenza. Pietragalla ci ricorda che a volte per trovare il bello non bisogna guardare verso castelli da fiaba, basta guardare sottoterra, nel lavoro, nell'intelligenza, nella cura silenziosa di chi è venuto prima di noi. Un patrimonio che non ha nulla di folcloristico, è l'eredità concreta di una comunità che ha trasformato la roccia in vita e la fatica in bellezza. Through the sweat of